Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Triber. Questo cambio è che oggi andremo ad intervistare Carlo. Io sono Tommaso, content creator di Triber e immagino mi abbiate già visto su Instagram in qualche post. Ma ora passiamo alle domande. Andiamo. Allora Carlo, prima domanda che volevo farti. Sappiamo che sei un content creator per Triber. Ci vuoi dire le tue mansioni più nello specifico? Beh, che dire, grazie Tommaso per l'opportunità di essere su questo canale e direi sì, posso rispondere sicuramente alla domanda. In realtà la risposta è anche abbastanza semplice, a parte creare i video e quindi essere in prima persona colui che viene registrato, sono anche l'editor del canale YouTube di Triber, l'editor di alcuni dei reel che vedete su Instagram e rispondo ai commenti su YouTube. In più, a parte questa cosa, sono un tester molto attivo in piattaforma, mi strapiace, mi diverto veramente un sacco. Il mese scorso ero addirittura primo nella classifica dei Diamond, cosa che tra l'altro non mi era mai successa, era il primo mese in cui io ero primo ed ero super contento di sta cosa. Sto puntando ai 100.000 per diventare legendary, sono a circa 70.000 punti esperienza, per cui vabbè, abbiamo ancora un po' di strada da macinare. Però insomma, sono un tester molto attivo, mi piace veramente tanto e poi a parte questo appunto creo video e ci lavoro. Ok, passiamo alla seconda domanda. Dico il tuo ruolo, interessante. Ma come ci sei arrivato? Raccontaci un po' il tuo percorso. Ok, il mio percorso. Allora, il mio percorso con Triber in realtà è molto particolare perché io ho visto in realtà una pubblicità su Instagram veramente tanto tempo fa, ormai era secondo me dicembre 2020. Quindi insomma mi incuriosì la questione, non capivo bene come potesse funzionare, ma decisi di iscrivermi a tutti gli effetti e feci in realtà praticamente appena iscritto la mia prima CP, che era una CP addirittura gestita da Triber proprio internamente per andare alla ricerca di bug sul sito di Triber. Allora si chiamava Quality il sito, è una cosa di cui ho parlato in questo video qua, però è stato super divertente perché mi ricordo che ero molto inesperto, quindi l'ho buttata molto sulle cose che sapevo. Per esempio ho riportato tipo 6-7 bug di traduzioni fatte in maniera scorretta per quanto riguardava le traduzioni italiano-inglese del sito e delle pagine presenti sul sito. Poi vabbè, chiaramente non reportai bug di gran valore, quindi a tutti gli effetti in realtà la mia attività in piattaforma scemò un bel po' per un po' di mesi, ma una cosa che ho notato proprio negli anni è stato il fatto che il numero di campagne che ci sono su Triber è sempre andato aumentando, ma anche parecchio, negli ultimi anni veramente tanto, prima un po' più lentamente ma poi molto più velocemente, e quindi in un certo senso ho visto anche un po' crescere questo numero di campagne di Triber e devo dire che quindi man mano l'attività di tester ha preso sempre più piede. Contestualmente a questa cosa qua io sono entrato in contatto con i canali social di Triber perché ho scritto su Instagram addirittura il profilo ufficiale di Triber nel settembre secondo me 2022 se non mi sbaglio, perché per conto mio avevo fatto un video a riguardo di Triber per l'appunto. Fu allora che il mio video in realtà piacque e girò un pochino e allora mi contattarono Dado e Alessandra, che peraltro saluto, e mi dissero: guarda, Triber non ha un canale YouTube, ci piacerebbe tantissimo che fossi tu a gestirlo e a creare un canale YouTube, pubblicare i video, gestire tutta questa parte qua. Io assolutamente accettai e ero super eccitato all'idea, mi piaceva tantissimo come cosa e effettivamente è stata un'attività veramente che mi è strapiaciuta e mi piace tuttora fare. Mi diverto un sacco a girare questi video, mi diverto un sacco a editarli, mi diverto un sacco a editare anche quelli degli altri e a dare del mio meglio, e quindi è stata sempre una cosa che ho portato avanti insomma insieme all'attività di tester. Inoltre devo dire che le due cose hanno sempre avuto molta sinergia, chiaramente facendo il test sulla piattaforma per cui poi registravo contenuti, avevo più o meno un'idea di quali contenuti potessero essere utili ai tester e in più potevo anche fare cose molto fighe, come per esempio andare a visitare la sede di Unguess e farci un video, chiaramente, che è una cosa che ogni tester vorrebbe poter fare. Grazie mille. Ora come terza domanda ti devo chiedere: se avessi avuto accesso al Professional Talent Program di Triber, credi che il tuo percorso sarebbe stato diverso? Per i Triber che stanno guardando e non capiscono la domanda, vi lascio qua sopra un video di Carlo al riguardo. Allora, bella domanda. Potenzialmente sì, non ne sono al 100% sicuro, nel senso che comunque in generale io durante tutto il mio percorso che ho fatto con Triber in realtà sono sempre stato nel frattempo studente universitario e non avrei voluto comunque in ogni caso andare ad abbandonare gli studi. Ecco, questa sicuramente è una cosa che avrei voluto evitare, sempre per quanto riguarda la mia triennale che ho concluso un anno e qualcosa fa e per quanto riguarda poi la magistrale che ho intrapreso. Quindi sicuramente la risposta è sì, però a quel punto probabilmente non sarei diventato lo youtuber di Triber tra virgolette, perché a quel punto avrei sfruttato il Professional Talent Program, chiaramente avrei cercato di entrare da lì, magari
magari cercando più bug o reportando più bug, soprattutto magari nelle campagne challenge, quindi andare alla ricerca di bug high e critici per costruirsi una sorta di curriculum di bug e poi cercare di entrare nel Professional Talent Program, anche a costo di fare del lavoro in più nelle campagne challenge e non aspettare di semplicemente crearsi un curriculum di tanti bug facendo campagne retribuite, che in realtà è quello che ho fatto poi. Per cui sicuramente le cose sarebbero andate diversamente, ma secondo me lo avrei sfruttato. Ovviamente a patto di trovare l'opportunità giusta. Per esempio, per me questa cosa di testare e intanto portare avanti il canale YouTube di Triber è perfetta per i miei studi, perché mi lascia il tempo giusto per bilanciare le due cose. Quindi un'opportunità professionale lavorativa a tempo pieno non so se l'avrei presa, ma sicuramente magari una part time oppure per un certo periodo di tempo ristretto, per esempio magari d'estate 2 mesi, avrei potuto pensarla sicuramente. E queste opportunità ci sono, perché il Professional Talent Program so che è veramente adatto a più o meno tutti i profili che ricercano le più disparate esperienze lavorative, chiaramente. Poi la cosa più importante è che chissà che magari un giorno che finisca gli studi non voglia effettivamente andare a sfruttarlo. Questa sicuramente sarebbe una cosa che mi piacerebbe approfondire e ci sto pensando, devo dire, perché ormai sono abbastanza addirittura d'arrivo, anche se un po' di tempo rimane. Ottimo. Ora cambiamo argomento, vorrei chiederti, hai qualche consiglio da dare ai Tribers che ci guardano per migliorare nel campo della ricerca bug o per entrare nel Professional Talent Program? Allora, in realtà come consigli devo dire che in parte li ho menzionati nella domanda precedente, ovvero che secondo me la cosa principale in assoluto è quella di concentrarsi sui bug. Quindi sì, è vero, soprattutto all'inizio va bene anche capire come funzionano le cose, vedere un attimo i corsi, guardarsi la university, fare le campagne challenge, eccetera, eccetera, e a partecipare attivamente. Anche solo perché inizialmente capire come funziona il mondo di Triber può richiedere un pochino di tempo, giustamente. Quindi sicuramente tutte le attività standard sono quelle classiche che uno deve fare, c'è proprio un periodo dove alla fine bisogna un po' imparare queste cose qui iniziali. Quando si inizia a prendere più manualità, però secondo me bisogna concentrarsi non tanto magari sul numero di campagne che si fanno o sui punti esperienza che si hanno, quanto più appunto sul fatto di avere tanti report di bug e soprattutto di averli di qualità, quindi di averli critici e high. Infatti, se ricordate, i vari step del Professional Talent Program e dei certificati che Triber dà sono proprio step che vengono dati in base al numero di campagne completate, ma anche in base al numero di bug critici e high riportati. Quindi è proprio un numero chiave che, nonostante magari non sia presente in piattaforme, quindi uno un po' se lo dimentica un po' di più, ha bisogno delle sue attenzioni, secondo me. E proprio per il motivo che non lo si vede si tende un po' a, diciamo, dimenticare e concentrarsi magari sui punti esperienza. Quindi come prima cosa sicuramente quello, ma poi devo dire, oltre questo, super importante, forse quasi addirittura più importante del primo, è semplicemente il mettersi in gioco. Quindi non aver paura di parlare con i Triber leader, mandargli dei messaggi, chiedergli delle cose, fare di tutto per far sì che il proprio lavoro sia di qualità e far vedere che si vuole mettersi in gioco, che si vuole fare un buon lavoro di qualità. Ecco, quindi secondo me questi sono i due consigli che mi verrebbe da dare. Molto interessante. Cambiando ora argomento, ti senti soddisfatta del tuo percorso? Avresti cambiato qualcosa? Ma allora ti dirò, no, io sono praticamente completamente soddisfatto del mio percorso. Se devo essere sincero non cambierei niente, cioè mi è piaciuto tantissimo, mi piace tantissimo, va bene, si integra benissimo con la mia vita, diciamo al di fuori dei video di Triber, cioè, quindi no, non avrei cambiato niente onestamente. Forse, proprio forse, diciamo nei primi tempi di quando ero iscritto in piattaforma avrei cercato di impegnarmi di più nelle campagne di ricerca di bug, perché soprattutto per le prime sentivo molto il fatto di dover trovare un bug, almeno un bug per essere pagato, come se fosse un po' un peso, e quindi una volta poi trovato quello ero talmente, diciamo, sollevato che un po' mi lasciavo andare e mi fermavo lì. Questo chiaramente non è il massimo, perché non mostra che ci stai mettendo impegno, mostra semplicemente che hai voluto portarti a casa la campagna in velocità, cosa che però in realtà non è detto che sia proprio così corrispettiva alla realtà o a quello che sta succedendo. Quindi ecco, forse l'essersi messo un po' più in gioco prima l'avrei cambiato, però anche qui davvero alla fine ho fatto il percorso che ho fatto proprio in base alle scelte che ho seguito, quindi in un certo senso mi va benissimo così com'è. Perfetto, interessante. Ultima domanda che volevo porti è: quali sono i tuoi piani futuri in Triber? Ne hai? Ok, piani futuri. Allora, questa è una domanda complicata, perché come dicevo sicuramente per ora la situazione va benissimo così per quanto mi riguarda. Vorrei continuare a testare, a fare campagna, a fare il tester, vorrei arrivare a essere legendary, quindi vorrei macinare altri 30.000 punti esperienza e sicuramente vorrei impegnarmi, mettermi sotto e dare del mio meglio sotto questo punto di vista. In più vorrei continuamente portare contenuti super fighi su sto canale, sia perché mi diverto un botto a farli, ma anche perché chiaramente credo che possano aiutare le persone
persone che guardano questi video, e quindi sicuramente queste due cose qua sono cose che voglio continuare a fare, diciamo, perché non è che non le sto già facendo, vorrei semplicemente continuare ed espanderle. Per quanto riguarda altri piani futuri, come ho detto, potrei valutare l'utilizzo del Professional Talent Program in futuro, soprattutto una volta terminati un po' i miei studi, e quindi una volta che io abbia più tempo per ricercare magari una posizione lavorativa a tempo pieno, magari appunto nell'ambito della quality assurance del testing. Mi farebbe sicuramente piacere, però sono piani che comunque sono abbastanza in là. Io prevedo di avere almeno ancora un annetto e mezzo di studi, quindi insomma per almeno un annetto e mezzo non vi libererete dai miei video, e appunto da qui a un anno e mezzo possono veramente cambiare tante cose in linea generale, quindi non mi sento neanche di voler pianificare troppo così in là, ecco. Quindi per ora i piani mi rimangono semplicemente l'espandere le mie attività che già sto facendo e continuare ad arricchirle e potenziarle. Ok ragazzi, beh, che dire, che video. Grazie a Tommaso che ha fatto da speaker di queste domande e ha fatto anche un'ottima introduzione, devo dire. Come vedete non gli ho chiesto di fare la chiusura del video, tanto semplicemente perché alla fine si tratta semplicemente di dire che se avete qualcosa da commentare fatelo pure, o da chiedere per esempio. Tanto sapete che rispondere ai commenti sono io, quindi sicuramente state chiedendo addirittura al diretto interessato. Per il resto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.